La facciata della Passione della Sagrada Famiglia è stata realizzata nella sua struttura architettonica circa un trentennio dopo la morte di Gaudì e solo negli anni '80 si iniziò a lavorare alla parte decorativa che fu affidata a Josep Maria Subirachs, uno scultore catalano molto noto ma con uno stile molto particolare e molto differente da quello di Gaudì. L'opera di Subirachs è una monumentale Via Crucis che si dipana lungo tutta la facciata in un percorso a forma di S, un percorso ascensionale che parte in basso a sinistra con la scena dell'Ultima Cena. Subirachs rompe con l'iconografia tradizionale, con Gesù sempre raffigurato frontalmente, e crea una iconografia nuova in cui Gesù dà le spalle a chi guarda ed è di fronte agli apostoli seduti a tavola. Il momento rappresentato è quello in cui Gesù si rivolge a Giuda Iscariota e non quello dell'istituzione dell'Eucaristia, cui pure è fatto cenno comparendo sulla tavola un calice tra le mani di Gesù. Gesù si rivolge a Giuda dicendogli: quello che devi fare, fallo al più presto. E il versetto è scritto in catalano, fallo in fretta, in una lapide poco sotto gli ultimi due apostoli a destra. Giuda ha il braccio sinistro disteso verso il basso. Sta cercando di nascondere i 30 denari che stringe già nel suo pugno. E appena sotto la sua mano, la mano del traditore, Subirachs colloca un cane accucciato a simboleggiare la fedeltà che si oppone al tradimento. È il momento dell'inizio della Via Crucis, quello in cui Gesù, in cuor suo, si consegna a colui che lo tradirà e quindi si avvia verso la sua passione. Sulla sinistra, a capotavola, Pietro, riconoscibile per la croce capovolta tracciata sulla sua veste all'altezza del petto, il segno del suo martirio. A suo fianco il fratello Andrea. Quindi un gruppo di 3 apostoli, Bartolomeo, Tommaso e Filippo, e un altro gruppo con altri 4 apostoli. Il primo, Giuda Taddeo, che pure appare in un gesto sconsolato, con la mano sulla faccia, e poi Matteo, Simone e Giacomo il minore. Sulla destra, più vicino a Gesù, il suo discepolo prediletto, Giovanni. Sta ripiegato sulla tavola in una posizione che evoca la sua tristezza. Dietro di lui scorgiamo Giacomo il maggiore, Santiago di Compostela, riconoscibile per la grande conchiglia incisa sul suo petto. Il volto di Cristo, che è di spalle in questa prima scena, non è visibile, o lo è solo per metà. Verrà man mano svelato. Simbolicamente è come se Subirachs volesse dirci che il vero volto di Cristo si svela e si rivela progressivamente e pienamente proprio attraverso la sua passione e la sua morte, che lui accetta solo per amore.